Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde. Il distretto di Monteleone nel 1830 rappresentava un'architettura produttiva che rendeva la Calabria un polo industriale della seta e del cotone. La realtà documentata nelle cronache ottocentesche restituisce l'immagine di un territorio dove ogni centro abitato partecipava a un ciclo economico integrato e autosufficiente. Monteleone occupava il vertice di questa gerarchia, elogiata per il decoro urbano, l'ordine delle strade e la salubrità dell'aria, qualità che la definivano come il baricentro civile e militare dell'area. Oggi quel mosaico di competenze e risorse appare sbiadito, sostituito da una specializzazione economica che ha privilegiato la fascia costiera a scapito della vitalità storica dei comuni dell'interno. L'agricoltura di 2 secoli fa superava la dimensione della semplice sussistenza per farsi industria. Olio e vino costituivano basi solide, alle quali si affiancavano la bachicoltura e le piantagioni di cotone distribuite tra Filadelfia, Mileto e le altre aree fertili del circondario. Questo sistema garantiva flussi costanti verso i mercati esterni, attraverso una manifattura tessile che trasformava la materia prima direttamente sul posto. Tropea e Nicotera agivano come porti sussidiari, facilitando il deflusso di liquirizia, agrumi e tessuti verso la capitale del regno e il resto d'Europa. Al contrario, nel 2026, questo patrimonio industriale appartiene alla memoria. Le filiere del tessile sono scomparse sotto il peso delle dinamiche globali, lasciando il posto a prodotti d'eccellenza come la cipolla rossa, che allora rappresentava una voce marginale rispetto al volume d'affari del tessile. Il distretto è passato da un'economia di trasformazione manifatturiera a una realtà dipendente da logiche esterne e dalla stagionalità turistica. Il rapporto tra salute e ambiente segna un ribaltamento totale delle priorità. All'epoca la geografia degli insediamenti era dettata dal rischio sanitario. Le colline venivano celebrate come rifugi ideali, mentre le pianure del Mesima e i litorali bassi erano considerati invivibili durante i mesi estivi a causa delle acque stagnanti. La malaria imponeva agli abitanti di disertare le valli umide, favorendo la compattezza dei centri d'altura. Le bonifiche del secolo scorso hanno eliminato questa piaga, rendendo abitabili le coste e permettendo lo sviluppo del turismo balneare. Tuttavia, a questo successo sanitario è seguita una vulnerabilità del suolo senza precedenti. Se nell'Ottocento il nemico era l'epidemia, oggi la minaccia risiede nel dissesto idrogeologico. L'urbanizzazione ha spesso alterato i naturali percorsi di scolo, indebolendo un territorio che un tempo gestiva le piogge senza traumi. Anche la logistica commerciale ha cambiato volto. Nel XIX secolo gli scambi erano frazionati tra diversi approdi naturali che servivano i rispettivi bacini produttivi. Oltre allo scalo di Pizzo, le marinerie di Tropea e Nicotera erano nodi fondamentali per il commercio di ogni genere di derrata. Oggi questa funzione è stata assorbita quasi interamente dal porto di Vibo Marina, mentre le altre località hanno convertito la propria identità verso l'accoglienza. Il progresso delle infrastrutture stradali e ferroviarie ha annullato le distanze fisiche, innescando però lo spopolamento dei centri collinari. I comuni che 2 secoli fa operavano come nodi industriali vitali affrontano un declino demografico costante a vantaggio della costa, trasformando borghi produttivi in centri che vivono solo pochi mesi l'anno. Monteleone, trasformata in Vibo Valentia e divenuta capoluogo di provincia, ha raddoppiato la popolazione, perdendo la compattezza urbana che colpiva i viaggiatori per l'ordine e il rigore architettonico. La città del 1830 possedeva ospedali, scuole e un comando militare che ne sottolineavano l'importanza strategica. L'espansione del dopoguerra ha fuso il nucleo storico con le periferie, sacrificando l'armonia originaria. Questo percorso mostra un territorio che ha guadagnato in termini di salute pubblica, cedendo però quote della propria sovranità economica.
La forza industriale di un tempo, basata sulla produzione di quasi ogni bene necessario entro i confini locali, resta un modello di autonomia che l'area vibonese dovrebbe tornare a considerare. Affidarsi alla volatilità del terziario significa restare ostaggio di dinamiche che non garantiscono la tenuta sociale a lungo termine. Il passaggio dalla manifattura diffusa ai servizi stagionali segna la distanza tra due mondi e spinge a riflettere sulla necessità di recuperare quella complessità che rendeva il distretto un motore del mezzogiorno. Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde.